Salve a tutti, eccoci di nuovo a parlare di Irlanda. Oggi vi vorrei parlare delle 5 maggiori differenze che ho notato fra l'università irlandese e l'università italiana, poiché io sono una studentessa italiana e ho frequentato l'università in Irlanda. Ovviamente questa è soltanto la mia esperienza che potrà differire da quella di altre persone. Cominciamo! La prima differenza che ho notato fra l'università irlandese e quella italiana è la quantità di studio. Ragazzi, non è un luogo comune che in Erasmus si studia di meno, o almeno magari le scuole che hanno un'impronta anglosassone americana. E l'Irlanda, ovviamente, essendo comunque influenza molto inglese, è così. Infatti la quantità di studio è minore, l'ammontare di ore di lezione è molto minore rispetto a quello italiano. Pensate che io studio ingegneria e facevo con 25 crediti circa all'inizio 16 ore di lezione, che poi si sono ridotte a 10, che poi si sono ridotte a 4 per le ultime 2 settimane. Quindi rispetto a quante ne faccio qua, che sono più o meno 25-30, non c'è paragone. Cosa significa avere meno lezioni? Significa ovviamente avere anche di meno da studiare, perché i professori spiegano di meno e tu a casa devi fare di meno e anche più tempo per molte altre cose. Quindi sì, bisogna studiare, per carità. Io ho studiato molto in Erasmus, però non è come qua. Non ti ammazzi la vita come ti ammazzi qua. Noi italiani siamo famosi per ammazzarci la vita di studio. La seconda differenza sono le associazioni studentesche. In Italia noi abbiamo delle associazioni che hanno un'impronta più politica, diciamo, più orientata verso le elezioni universitarie. Organizzano eventi sì, però non sono, diciamo, a tema, come invece sono le associazioni irlandesi, che sono chiamate in realtà società. Le società ce n'è sia politiche, diciamo, ce n'è una che è la Student Society, che rappresenta quello che per noi sono i rappresentanti di istituto, i rappresentanti di facoltà, eccetera. Mentre tutte le altre società sono società che hanno un obiettivo specifico. C'è la società di canto, c'è la società di musical, c'è la società di italiani, c'è la società di spagnoli, c'è la società di... no, sto scherzando. Però ci sono società per ogni genere e ci sono inoltre club per tutti gli sport. Club di pallamano, di nuoto, di calcio, di climbing, il club degli arcieri. Ci sono veramente un sacco di club, un sacco di opportunità. Questo cosa comporta? Comporta che l'esperienza universitaria non sia soltanto limitata allo studio, ma sia molto più interattiva, molto più globale, molto più interdisciplinare, diciamo, perché uno può coltivare anche i propri interessi. E questo ci porta alla terza differenza, la mentalità dello studente. La mentalità dello studente irlandese è molto diversa dalla mentalità dello studente italiano. Noi siamo veramente assorbiti completamente dallo studio. Studiamo e per noi è soltanto quello la cosa importante, che per carità è anche vero, nel senso, io sono all'università per studiare, sono all'università per essere perfettamente competente in quello di cui voglio conseguire la laurea e questo è legittimo, però la vita non è fatta solo di studio, diciamocelo. E l'approccio irlandese in questo è diverso, perché loro affiancano a lo studio tutte queste attività extra che tu hai il tempo di fare, perché lo studio non è preponderante, lo studio è una parte di quello, lo studio non ti risucchia la vita. Inoltre il loro studio è molto diverso rispetto a quello italiano. Il nostro studio è molto più teorico, va molto di più alla radice del problema, diciamo, mentre il loro studio è applicativo, applica le risoluzioni a problemi specifici. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli irlandesi sono già praticamente preparati, ma dall'altro lato vuol dire anche che possono non avere l'elasticità che ti dà la base teorica per affrontare problemi diversi, problemi mai visti, mentre noi abbiamo una buona base teorica che ci permette di affrontare molti problemi diversi, ma in realtà non sappiamo praticamente come affrontarli perché non ci è spiegato, perché il focus non è proprio su quello. Quindi cosa è meglio? Non ho la risposta per questo. La quarta differenza sono i soldi. La scuola in Irlanda penso che in media costi di più, perché non è a fasce come da noi, ma tutti pagano la stessa quota. Ovviamente ci sono le borse di studio, che sono sia per merito sia per reddito, però di base tutti pagano la stessa quota e questa quota è solitamente più alta di quella media italiana, perché l'università irlandese ti offre appunto tutte queste attività extra che la scuola italiana non fa. E quindi ovviamente
Queste attività, queste società e questi club sono finanziati dall'università e i finanziamenti ovviamente vengono dalle tasse. Diciamo che il master solitamente di 2 anni può costare intorno ai 5.000-6.000 euro all'anno, ma molti master sono di 1 anno. Mentre la bachelor degree, la triennale, che in realtà per loro è 4 anni solitamente, sono più economiche diciamo all'anno rispetto al master, ma comunque abbastanza care per i nostri standard. La quinta differenza sono sicuramente gli esami. Gli esami non vengono sempre sostenuti, nel senso che per alcune materie può capitare che non ci sia addirittura nessun esame, ma le materie vengono convalidate attraverso degli assignment, cioè delle consegne durante tutta la durata delle lezioni a scadenze fisse, tipo una ogni settimana, ogni 2 settimane, e la materia venga convalidata soltanto con la consegna di queste consegne, diciamo, assignments. Questo solitamente capita di più per le materie umanistiche che per le materie scientifiche e, essendo molto fortunata, io, facendo ingegneria, non ho mai avuto modalità di esame del genere, ho sempre dovuto fare l'esame alla fine. Però può capitare che anche nelle materie scientifiche tu debba sostenere un esame finale che comunque non è comprensivo del 100% del voto della materia, perché magari hai avuto degli assignment durante il corso delle lezioni e consegnandoli hai già ottenuto una certa percentuale di voti. Il numero degli esami è anche molto diverso rispetto a quello italiano, perché gli esami sono soltanto una volta l'anno alla fine del semestre in cui è stata spiegata la materia, o se sei stato bocciato hai un'altra possibilità a agosto, ma puoi prendere soltanto il voto minimo, cioè 18, se lo passi. Se vieni bocciato in una materia devi rifare tutto l'anno. Anche come si svolge l'esame è diverso. Innanzitutto gli esami sono per la maggior parte scritti. Poiché sono per la maggior parte scritti è importante che non si copi, ed è per questo che sono molto fiscali in questo. Tu puoi portare soltanto la tua matita, la tua penna e la tua calcolatrice, ti siedi al tuo posto, hai il tuo esame di fronte a te, lo cominci in 1 ora e mezza o quello il tempo che è, solitamente per me è stato 1 ora e mezza, lo finisci e dopodiché consegni. Non ci sono professori della materia solitamente nell'aula, ci sono un sacco di studenti nell'aula che può essere grande come una palestra, una mensa, perché è praticamente un esame di Stato. Gli esami si fanno tutti insieme, anche con persone diverse che magari stanno svolgendo un esame che è diverso dal tuo, e chi c'è serve soltanto supervisionare, mentre da noi gli esami sono molto di più internos. Tu lo fai col tuo professore accanto, gli chiedi una domanda se non hai capito qualcosa. Inoltre in Italia si può rifiutare il voto, cosa che in Irlanda non si può fare, anche perché comunque non si ha una seconda possibilità per ripetere l'esame. Inoltre in Italia ci sono molti più esami orali, tantissime materie hanno soltanto esami orali, molte materie da me ingegneria hanno avuto in Italia alla triennale esami sia scritti che orali, mentre in Irlanda solitamente questo non capita. Va bene, penso di avervi detto tutto quello che volevo dirvi riguardo all'università in Irlanda. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace e condividete e iscrivetevi al canale ovviamente. Noi ci vediamo al prossimo video e un bacio, ciao!